Eccoci qua. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parleremo di un joypad di terze parti compatibile con Nintendo Switch, ma avendo lo standard Bluetooth compatibile con la maggior parte delle dei computer, laptop o Mac che appunto hanno lo standard Bluetooth, il collegamento di periferiche tramite Bluetooth. Perché vi parlo di questo joypad in particolare? Perché è uno dei joypad con cui personalmente mi sono trovato meglio. Ma procediamo per gradi. Innanzitutto, che cosa vi voglio dire? Di cosa parliamo? Parliamo di questo è il joypad della Power A, è un'azienda alla pari della Hori, per dire, produttrice di periferiche di gioco, e in questo caso, sotto licenza della Nintendo, produce, va a produrre quello che è il joypad wireless, quindi senza fili, del GameCube. Classico joypad che viene riproposto ogni anno, cioè ogni volta che c'è una nuova console Nintendo e ogni volta che esce un gioco di Super Smash Bros. Infatti cosa è successo? Anche quest'anno è uscita una nuova periferica, cioè un nuovo adattatore per la Nintendo Switch per utilizzare il controller classico del GameCube, che molti definiscono il migliore per l'utilizzo appunto di giochi di picchiaduro quali appunto Smash Bros. L'adattatore non fa altro che permettere di riutilizzare il classico joypad GameCube con lo spinotto di questo tipo, come molti di voi già conoscerete, direttamente su Switch. Però questa azienda che cosa ha deciso di fare? Di darci la possibilità di utilizzare un nuovo controller con tutte le funzionalità del controller Pro Controller del Nintendo Switch. E quindi che cosa abbiamo? Infatti, come potete vedere, abbiamo alcune differenze. Secondo me, li potete anche già notare voi, ci sono dei miglioramenti notevoli per quel che riguarda l'ergonomia del joypad. E che cosa significa? Significa che non abbiamo più la croce lillipuziana che avevamo nel GameCube, ma una croce direzionale molto più utilizzabile, molto più grande, più comoda e meno rigida, meno dura rispetto a quella che era quella classica del GameCube. Come vi dicevo, ogni anno viene prodotto un joypad, cioè ogni volta che esce una console viene prodotto un joypad del GameCube compatibile con la Switch, per cui se volete voi potete semplicemente comprare l'adattatore e il joypad e giocare tranquillamente con Smash Bros. O con altri giochi. Ma qua abbiamo un Pro Controller, quindi con tutte le funzionalità. Abbiamo il tasto Home, appunto, lo screenshot per poter effettuare gli screenshot rispetto appunto al classico unicamente pulsante start e pausa del GameCube, tasto più e tasto meno. Se noi andiamo a girare il controller incominciano ad esserci molte più differenze. Come potete vedere, rispetto al classico joypad del GameCube abbiamo in aggiunta un tasto ulteriore, tasto Z, che poi in realtà non è un tasto Z, ma è il solito L1, mentre invece questo era il tasto classico Z. L1, R2, L1, R2 e i tasti ZR e ZL. E fin qui ci siamo. Che cosa manca rispetto al joypad del GameCube? Funzione per me importante ma non troppo, nel senso che comunque sia il controller dello Switch non lo prevede, è il pulsante analogico. Quello che potete vedere qui rispetto a questo joypad che è quello originale, qua avevamo
un joypad con una leva analogica per quel che riguardava il tasto L e il tasto R. Tutta la corsa prevedeva quindi, tutta la corsa del joypad dava un comando, più appunto la sensazione della fine della corsa, che faceva appunto tac. Qui no, questa corsa che sentite è vuota, quindi per poter arrivare alla pressione del tasto dovremo premere fino in fondo. Ecco, questo è un po' scomodo, nel senso che ogni qualvolta che noi imponiamo il joypad dobbiamo per forza di cose premere fino in fondo energicamente questi due tasti. E questa è una pecca di questo joypad. Come qualità costruttiva però è ottimo, nel senso molto rigido, molto usufruibile, lo si sente rispetto al joypad quello classico, ci sono poche differenze, anche le plastiche sono molto simili, è stato aumentato un po' la colorazione, la saturazione, come potete vedere, rispetto a quella standard, molto più vispo la versione della Power A. Quali altre differenze ci sono rispetto al classico joypad del GameCube? Il tasto C. Nel tasto C della versione classica c'era una gommatura superiore che permetteva di essere meno scivoloso e utilizzarlo molto più facilmente. In questo caso il tasto C è stato aumentato di spessore. Vediamo se riesco a farvi vedere. Come vedete, sporge molto di più rispetto al tasto classico, ma è sprovvisto della gommatura superiore, quindi risulta un pelo più scivoloso nell'utilizzo quotidiano. Mentre invece il feeling del tasto analogico, del direzionale analogico, è il medesimo di quello del GameCube. Passiamo a una che forse molti di voi troveranno come una grande pecca, la trovo anche io, sono sincero, e ossia come viene ricaricato questo joypad. Vedete che qua c'è il tasto di connessione, ma manca uno spinotto di collegamento. Di conseguenza io lo posso utilizzare questo unicamente Bluetooth. Perché? Perché le batterie sono le classiche batterie stilo AA. Quindi non abbiamo una batteria ricaricabile. Questo ci garantisce comunque 30 ore. Posso dirvi che da quando l'ho comprato non ho mai dovuto sostituire le batterie. Ma è una grande pecca, perché se io lo volessi utilizzare non wireless ma wired, in tutti quanti quei dispositivi che non prevedono l'utilizzo del Bluetooth, io questo joypad non lo posso utilizzare. Altra cosa che manca molto di questo controller è la vibrazione. Questo joypad è totalmente sprovvisto di vibrazione, nonostante sia provvisto di una funzione motion, una funzionalità per controlli di movimento. Quindi noi lo potremo utilizzare per esempio su Mario Kart così, come nei classici controller che prevedono, come il Six Axis per dire, quello che era il primo DualShock, che prevedeva il controller di movimento. E quindi questa è una cosa che c'è, è una cosa in più. Ma appunto ci sono queste pecche, queste gravi mancanze. Altra cosa che vi devo dire, qualora voleste acquistare questo joypad, è di procurarvi subito un gommino per l'analogico. Perché? Perché questo restituisce sì lo stesso identico feeling rispetto a quello che è il controller classico del GameCube, ma si sbuccia. La parte di gommatura, la parte gommata esterna, tende a sbucciarsi, tende a perdere quella che è la gommatura. Di conseguenza vi ritroverete
in breve periodo, in breve tempo, ho visto alcuni commenti che dicevano addirittura dopo poche ore di utilizzo, la parte dell'analogico totalmente spelata e quindi liscia come questa. Quindi se voi recuperate una copertura come questa, andate a sopperire completamente a quello che è il problema di questo joypad. E quindi niente, questa è la recensione. Vi faccio vedere un attimo anche alcune funzionalità di questo joypad rispetto agli altri joypad classici per la Nintendo Switch, e cioè, essendo su licenza e quindi totalmente compatibile con la Switch, presenta una funzionalità molto interessante. Se noi andremo a schiacciare il tasto Home, accenderemo direttamente la console, come succede con il Pro Controller della Nintendo Switch. Quindi se adesso noi entriamo in Super Smash Bros., come potete vedere la compatibilità è totale e il lag non è presente, cioè la funzionalità è ottima, i tasti sono veramente gli stessi del Cube. Qua poi si va a gusto comunque. Faccio un attimo vedere anche in game. Come sentite molto... A me piace la sensazione tattile e rumorosa di quando si sente appunto il pulsante che fa click. Ecco, come vedete sono molto scarso in questo gioco, quindi appunto non vi faccio vedere oltre, però era solamente per farvi sentire il feeling dei tasti, che funzionano benissimo. Questo joypad lo trovate su Amazon da poter acquistare o è presente anche da GameStop, però precisazione, da GameStop lo troverete a 49,99 € con in più 3 mesi di online per Switch gratuiti, ma in due versioni, quella argentata e quella dorata. Vi sconsiglio di acquistare quelle due versioni. Perché? Perché la doratura e l'argentatura esterna non corrisponde al colore del joypad, quindi le plastiche rimangono grigie. Nel momento in cui andrete a utilizzare il joypad si consumeranno e permetteranno di vedere la parte sotto della plastica, quindi si va a togliere quella parte esterna, mentre invece in questo joypad in versione viola, in versione poi è stato prodotto anche grigia e nera, le plastiche sono proprio fuse insieme al colore, quindi questa non vi capiterà mai di consumarla e di vedere la parte sotto della plastica. Invece in quelle di GameStop questo succede, quindi è un'altra pecca a cui dovete pensare qualora doveste decidere l'acquisto. Se voleste acquistarlo su Amazon lo trovate a 5 € in meno, quindi 45 € rispetto ai 50 € di GameStop, ma senza l'online di 3 mesi della Switch. Però appunto ve lo consiglio perché avrete comunque meno difficoltà di rovinarlo. Mio consiglio, cioè mia opinione su questo joypad è positiva, ma tenete in considerazione appunto le pecche che si presentano di questo joypad. Se riuscite a passarci sopra vi ritroverete un joypad fantastico, a mio parere quasi meglio del Pro Controller della Nintendo Switch, perfettamente compatibile con il computer, il Mac, e quindi utilizzabile anche con vari emulatori qualora voleste riutilizzare alcuni classici del GameCube, per dire, e con delle buonissime aggiunte quale appunto la croce direzionale maggiorata. Quindi a voi la scelta, io vi lascio i link in descrizione e se vi è piaciuto il video
Mi raccomando, iscrivetevi, scampanellate e fate tutto quanto quello che volete, mettete like. Vi saluto e al prossimo video.